soy yo. ¿Y la placa? La placa está. Disculpe, ¿cómo? ¿No hicieron ningún trámite adentro? No. No. Ahora tenés que hacer la entrada a Brasil ahora. Sí. Ok. Con l'inmigrazione, per la aduana il permesso per la moto? Eso con aduana, la aduana brasileña está acá y la aduana argentina está del otro lado. Perfetto. Eccolo, immenso. Pazzesco, ci sono delle inondazioni in questo periodo, quindi lo possiamo vedere abbastanza largo, abbastanza pieno. E a gran voce è il caso di dire Bem-vindos ao Brasil. Andiamo a vedere alla Shell quanto costa la benzina in Brasile. Se il rapporto è 1 a 6, quindi la benzina comune 6 significa che a grandi linee dovremmo essere intorno a 1 euro al litro. Sì, benzina a terra. Tenerona, benvinda ao Brasil. No, andiamo avanti. Allora sarà la tappi dopo l'esperienza dell'ingresso dalla Bolivia al Brasile, non ha voluto mangiare perché ci trovavamo vicino alla frontiera, quindi non è colpa mia. Percorsi 60 km di niente, o meglio, di terra, di pascoli e di fazendas. Forse la mia idea di rifiutare l'offerta di mangiare al distributore non è stata un granché. A volte le esperienze inducono in errore. Mio nonno lo diceva sempre, prendi quando c'è, non aspettare, niente, qua non si impara mai. La strada qua è un po' come il Pantanal, continui, sali e scendi. La vegetazione intorno è pazzesca, come la ruta è pazzesca, bisogna fare assolutamente attenzione perché ci sono tantissime buche. Comunque, limite per i veicoli leggeri 100 km/h, per i veicoli pesanti 80 km/h. Onestamente questo vento laterale che potete vedere qua sull'albero ha rotto un po' le scatole. Abbiamo proprio il laterale che batte sulla tenerona, che ci spinge sulla corsia opposta. Forse ci siamo, abbiamo visto un distributore fra 500 metri. Ci fermiamo un attimo per riposare e bere qualcosa. Ipiranga. Allora qua ci sono solo gelati, c'è una churrascaria, stanno pulendo, quindi è tutto chiuso. Allora decidi tu cosa vuoi fare? Sara dice di continuare e procediamo. E dopo 100 km esatti arrivati al primo paesino, forse questo distributore avrà qualcosa di meglio o forse una panaderia all'interno, che poi non sappiamo in portoghese come si dice panaderia. Io intanto vado a vedere, poi decidiamo. Qualcuno sta mangiando, però possiamo andare a vedere. Belli cotti perché la temperatura veramente sta salendo, però vogliamo condividere una cosa che ci ha fatto un po' ridere. Allora, in Argentina quando stiamo dietro i camion vediamo la scritta largo che corrisponde a lungo, nel Quindi senso largo 18 metros per dire che è lungo 18 metri. mentre qua Credo fosse stato un camion brasiliano, c'era scritto addirittura largura, cioè la lunghezza, si dice largura. cioè sembra quasi che ti prendi per il culo, cioè largura è Nuova un parola. dialetto marchigiano, ragazzi. Segnate ragazzi, segnate, impariamo insieme. Andiamo a vedere ora. E per condividere anche il super pasto delle 3:30 di pomeriggio, perché ovviamente abbiamo saltato il pranzo un po' come quasi sempre. Allora, è una lanceria ma purtroppo è troppo tardi, quindi è meglio di... No, stramezzino. Io non sapevo nulla, quindi è stata una sorpresa anche per me. Cioè ragazzi, è pazzesco. Triplo strato come quello in Argentina. Ci abbiamo il pomodoro, la lattuga, il salame, formaggio. La consistenza è morbida. Andiamo ad assaggiare. Tu hai fame? Un po' sì. Siamo entrati in Brasile da pochissimo. La moto ovviamente è a vista, voi non la vedete, ma io la vedo bene. Sì, è qua con noi. Il tramezzino invece è praticamente blindato, perché per aprirlo, porca di quella paletta, ma ok, la facciamo. Dovrei lavare anche le mani, ma non c'ho voglia.
tra l'altro. Abbiamo portato la soluzione liquida alcolica dall'Italia che abbiamo perso credo a Madrid Ma e dai, ancora non l'abbiamo fa più ritrovata. male che bene quella. Vai. Non l'abbiamo ritrovata in Uruguay, nel supermercato non c'era, dovremmo trovare una farmacia. Buono. Fresco, no? Non è salame ma è prosciutto cotto. Va bene, hai preso? No, dobbiamo guidare, non puoi bere birra. Io sì, La guida in Brasile com'è? Tasso alcolemico. non so, chiediamo, ma per sicurezza non beviamo nulla. Che attacca un po' sul palato, Quello tutti i tramezzini, non fare lo spicchinoso adesso. I tramezzini ti sono sempre piaciuti e questo è tra i più buoni, o perlomeno tra i più freschi. Ci sono piaciuti. Oramai siamo brandizzati. Il livello di alcolemia è pari a 0,5 grammi litro, quindi posso Come bere. in Italia. Posso bere. No, meglio di no. Meglio di no, un corno. Avevamo visto che su questa parte del paese, in particolare dello stato di Rio Grande do Sul, non c'erano grandi attrattive, quindi cercavamo dove poterci fermare. Ora lo vedrete dove ci fermeremo, però ci faceva strano che erano tanti chilometri senza trovare effettivamente delle cittadine con strutture. Ora abbiamo capito perché. È una zona di grandi coltivazioni, di grandi pascoli, però è una zona molto rurale dove non ci sono grandi centri e Scusate la parola, non c'è nulla di nulla. Comunque abbiamo pagato 2 tramezzini, 4,90 €. Dai, ci sta. sì, Erano beh, belli molto spesi. pieni. Sì. C'è anche il caffè, c'è un thermos. Sapete quando negli anni 80, questo solo per i boomer, quando si andava a fare i picnic fuori in montagna si portavano i thermos enormi, ce l'aveva anche mia mamma, quasi uguali. Sì, ma tu E poi ve lo ti facciamo stai a vedere. preoccupare. Del caffè, Tonio, intanto, in diretta, mi ha mandato una foto, è tutto pronto quando arrivate. Guardate la differenza tra la nostra vita e una vita normale in Italia. Tutto No. bello, tutto preciso. Poi non Ma è oso... sabato sera, Sicuramente poi il bastardo di Tonio mi manderà anche le foto dei piatti per dire guarda cosa mangiamo e tu cosa mangerai. Ragazzi, questo è un po' quello che ci manca, cioè bisogna dirlo, però No. bisogna dire anche un'altra cosa, che La nella... cucinera ragazzi cucina talmente bene che questa sera ce l'abbiamo la cucina. No, abbiamo sempre una struttura. Siamo in un periodo, un attimo, una fase di trasferimento, quindi non abbiamo la struttura, ma ci fermeremo tra poco per Natale, Capodanno, in un appartamentino, dobbiamo ancora trovarlo, anche perché abbiamo bisogno della lavatrice, perché siamo diventati veramente 2 maiali. Tutte Io le no. cose. Non credete perché lei sotto questo punto di vista non è sincera, ma io vi posso dire che è una maiala anche lei perché cioè, la vita, circostanze considerate che siamo ti portano ad partiti, essere anche maiala quando serve. siamo partiti da 20 giusto? anni, giustissimo, poi in Brasile cioè, bisogna essere maiali per forza, maiali, vai. Comunque, bene. abbiamo capito, comunque da 20 giorni necessitiamo una lavatrice perché abbiamo poca roba. In Italia si dice abbiamo bisogno, no, necessitiamo non si usa. Vabbè, si usa in spagnolo. io ho scaricato come Matrix la lingua in spagnolo, devo scaricarla in portoghese perché in dogana ho capito pochissimo, anche se il tipo parlava un po' spagnolo, un po' portoghese, ma comunque è complicato il portoghese per noi, dobbiamo studiare un po' e imparare meglio. Vai con Duolingo. Quindi si studia un po' anche questa sera, ma a parte questo abbiamo bisogno di una lavatrice perché dobbiamo fare tutto il bucato, in quanto quelle poche cose invernali che abbiamo non le abbiamo utilizzate, o perlomeno le abbiamo utilizzate pochissimo, Poco. però le cose estive abbiamo finito praticamente tutto. Quindi diteci- non possiamo nascondere che questa è una vita dove bisogna essere un po' più sporchi rispetto a come siamo abituati a casa. Eh. È normalissimo. Comunque diteci se vi va di entrare poi Nella lavatrice. nella nostra casina, durante le nostre cene. Noi vi invitiamo, come avrebbe fatto Tonio in questo momento, noi vi invitiamo, poi insomma, Tonio. se volete partecipare vedremo. Tonio ha anche scritto io ho fame, E non anche aspetto noi. nessuno alle 20, inizio. Cioè, Vabbè. proprio classica mentalità italiana, penso per me e basta, vero Tonio? Avrei fatto uguale anch'io.
Vabbè, detto questo ragazzi, noi prendiamo il caffè e ripartiamo perché vi facciamo vedere la posizione dove ci troviamo in questo momento, lo vedete dalla cartina, e da qua alla destinazione è rimasto veramente pochissimo, sono 45 minuti, 58 km. Questa è la dispensa del caffè, presumiamo tutto gratuito. Ho chiesto, le ragazze mi hanno guardato come per dire ma che cosa vai cercando, però ne prendo 2 perché ho paura che scotti, se c'è. È un caffè... Possiamo dirlo tranquillamente, è acqua colorata. Quindi mi prendo tutto il boccione. Questo era il posticino del pranzo dei 2 tramezzini enormi. Siamo sempre sulla Rota Missoes, la ruta delle missioni gesuite. Quasi arrivati, ora dobbiamo andare a destra 16 km. São Miguel das Missões, e questo è l'ingresso. Continua la terra rossa. Speriamo che l'asfalto non peggiori, perché questa è una stradina tra virgolette secondaria rispetto a quella principale che percorrevamo. Babbo Natale seduto sull'altalena, per il momento può riposarsi dato che è arrivato in anticipo. La piazza comunque è abbastanza curata rispetto agli standard sudamericani. Ci siamo. Guardate che spazi ragazzi, pazzesco. Sì, in effetti quello che a noi salta tanto all'occhio è l'avere a disposizione uno spazio infinito e illimitato. La descrivevano come se richiamasse un po' le strutture gesuite. Fa sempre un po' impressione vedere addobbi di Natale per noi che veniamo da quell'altro emisfero. Moto scaricata, ci credete che sono cotto anche oggi perché il vento ragazzi è veramente tanto fastidioso. Guardate la nostra vita in un carrello. E poi con l'organizzazione super maniacale, tutta l'attrezzatura da campeggio che si trova nella valigia scaricata, quella lato scarico per intendersi, non la scarichiamo mai. Vedo dei parcheggi per le moto, forse per la notte la parcheggiamo qua. Tenerona numero 1. Già abbiamo fatto 1000 km di asfalto, quindi la posteriore è ancora bella tonda. Con queste distanze impressionanti per le gomme ogni volta è veramente uno stress pazzesco. Oggi al tempo stesso abbiamo iniziato a testare questi capi con il caldo perché la temperatura è stata sempre sopra ai 30 gradi. Sala di ritorno. È un'impresa ragazzi capirsi, però... Poi mi sono fatto scrivere caffè de mañana, almuerzo, todos los horarios. È difficile perché non parlano inglese. Non so se vi rendiate conto, ma siamo un po' veramente in culo al mondo. Dopo, non so se devi andare tu, da quello che ho capito, credo che tu debba andare perché devono registrarti e farti firmare. Pure? Sì. E fa la firma falsa? Credo che mi abbiano detto questo. Dunque, abbiamo appartamento 16, non so se dobbiamo passare dentro o c'è un passaggio fuori, adesso controlliamo. La moto possiamo lasciarla qui. E da qui si evince quanto è brutta l'ignoranza. Scesi dalla moto, cambiati alla velocità della luce perché ci sono 30 gradi, ma questo sole ragazzi è pazzesco. Dalla cartina come potete vedere non siamo ancora a livello del tropico, ma poco sotto. Ma oggi 18 dicembre in questo posto dimenticato da Dio siamo all'inizio dell'estate australe. Che poi tanto dimenticato da Dio non è, e adesso vi diremo anche perché. Siamo in terra gaucha nel sud del Brasile e questo è lo stato di Rio Grande do Sul. È importante che sappiate che d'ora in poi per qualche giorno Perro non si chiamerà più Perro ma si chiamerà cachorro. Non solo, il mate sarà chimarrão. E tenete presente che questa mattina al cameriere ho detto il latte sta fuori, che in portoghese si traduce o leche fica de fora. E a questo punto penso che questo mese in Brasile sarà molto interessante. D'obbligo una premessa. Nel 1600 i grandi imperi europei, tra cui Spagna e Portogallo, autorizzarono gli ordini religiosi a spostarsi e a convertire al cristianesimo. L'ordine che ebbe più successo fu quello proprio dei Gesuiti, che negli anni del suo massimo splendore arrivò ad avere 30 missioni gesuite, qui chiamate riduzioni, sparse per il nord-est dell'Argentina, il sud-ovest del Brasile, il Paraguay e la Bolivia. Queste sono state dichiarate
dichiarate nel 1983 dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Oggi la Rota Missoes, la strada delle missioni, attraversa tutte le 7 riduzioni in territorio brasiliano. 8 sono in territorio del Paraguay e 15 in territorio argentino. Numeri a parte, ma dove vi abbiamo portato? In un campo enorme di golf. Per assurdo, in parte ci sembra di esserci teletrasportati in Italia perché siamo in un posto che assomiglia molto ad un posto italiano. Dove vi abbiamo già portato perché tutti i nostri amici toscani già sanno di cosa stiamo parlando. Ci troviamo a San Miguel das Missoes e quella che vedete alle nostre spalle è la chiesa più suggestiva e ben conservata di tutte le missioni. È praticamente la chiesa di San Galgano, 12.000 km di distanza per tornare in Toscana. Questa chiesa dove siamo fu progettata da un architetto gesuita italiano. Dicono che i gesuiti mantennero e conservarono la lingua e la cultura degli indigeni del posto, soprattutto guaraní, e questo contribuì al fatto che queste riduzioni, oltre a dare riparo ai nativi, diventassero veri e propri centri culturali. Nel 1750 il Trattato di Madrid tra Spagna e Portogallo sancì un cambiamento. In primis venne abolito il fatto che il Portogallo potesse avere possedimenti solo fino al 46esimo meridiano. Di fatto questo diede il via alla formazione dell'attuale paese brasiliano. Colonna del Sacramento passò dalle mani portoghesi a quelle spagnole ed infine tutte le missioni gesuiti passarono invece al Portogallo. I guaraní si ribellarono a questo, venendo di fatto attaccati dall'esercito ispano-portoghese. Questo portò alla distruzione di gran parte delle riduzioni. Dopo alcuni anni vennero ripristinate fino alla definitiva cacciata dai gesuiti dal Sud America da parte degli imperi europei. I gesuiti avevano scelto un postaccio. A guardarlo, sì. Questa è una domanda che mi sorge sempre spontanea quando andiamo a visitare qualche chiesa, qualcosa di simile. Sempre scelgono postacci. Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Dai, di qualcosa, dai. Di qualcosa al microfono, dai. Mamma mia ragazzi, guardate. Cioè, addirittura si è appoggiato alla mia gamba. Di qualcosa, di qualcosa. Ti intervistiamo. Che c'è? Che c'è? Dai, di qualcosa al microfono. Dai. Questo è il vero aspetto del Sud America. Che c'è? O perri o cachorri sono sempre loro, i numeri 1. Lasciamo São Miguel das Missoes e le rovine della sua chiesa, un angolo d'Europa qui riprodotto dai gesuiti. Babbo Natale e tutti gli addobbi natalizi fatti anche con poco. In fondo c'è anche l'albero di Natale fatto con le gomme de los camiones, comprese le ghirlande con le gomme delle auto, riproducibili. Paesino di una tranquillità pazzesca. Siamo venerdì a ridosso della settimana di Natale. Hotel Barrichello. Qua c'è anche una ferramenta Barrichello. Deve essere la famiglia più in vista di São Miguel, probabilmente imparentata, magari no, col pilota Ruben, che mio zio argentino chiamava Ruben Barrichello. Guarda qua gli addobbi. Però ho scoperto qui in Brasile che in portoghese Barrichello non è barricello come in spagnolo, ma Barrichello come lo pronunciamo noi italiani. Assolutamente da fare attenzione ai dossi, che sono delle vere e proprie montagne. Terra rossa, come abbiamo già detto, per Rio Grande do Sul. Il sito archeologico gesuita che abbiamo visitato non è l'unico della zona, ma questa chiesa è la meglio conservata e non solo. A Santo Angelo c'è proprio una riproduzione della chiesa di São Miguel das Missoes, ricostruita nel 1929. Però ora basta con le chiese e dirigiamoci verso il mare, anche se oggi ci fermeremo molto prima perché il Brasile sembra stretto nella parte sud, mentre le distanze qua in Sud America sono comunque elevatissime. Ieri studiando
camminando proprio per curiosità, sono andata a vedere la superficie dello stato dell'Amazonas e più o meno la proporzione è di una superficie pari a 5 volte il territorio italiano. Infatti l'Italia ha una superficie di 300.000 km quadrati contro il 1,5 milioni della superficie dello stato dell'Amazonas. Naturalmente parliamo di stati perché il Brasile è un insieme di stati federati. E dopo 2 ore di moto con una strada praticamente sempre uguale, non so cosa sia successo qua perché in tanti ci hanno lampeggiato prima di arrivare. Sembra tutto normale, però la parte posteriore di questo camion, che carichi ragazzi, pazzeschi. Non abbiamo capito cosa sia successo, magari un'avaria al motore, qualcosa del genere, anche perché questi sali e scendi sono abbastanza ripidi, quindi il motore del camion soffre parecchio. Guardate, abbiamo un camion davanti, non riesce a riprendere velocità, siamo a 26 km/h. Non so cosa sia, se un hangar, un posto dove un museo militare dovrebbe essere. Ecco l'ingresso, Museo Militar Brasileiro. Ora però piccola deviazione perché vi portiamo in una città molto interessante, ovvero Panambi, Descritta come la 4ª città migliore per vivere qui in Brasile. e mica Andiamo a vedere. magari se qualcuno di voi vuol cambiare vita potrebbe essere un'informazione molto interessante, anche perché oramai ci conoscete, siamo sempre alla ricerca di un posto dove poter cambiare, non perché ci troviamo mai in Italia, ma perché non si sa mai nella vita. L'ingresso alla cittadina è molto tranquillo, addirittura 2 corsie per senso di marcia con un dosso pazzesco. Qua ci passiamo, sì. Allora andiamo a sinistra in centro. Volkswagen con il cofano aperto. Per adesso onestamente non vediamo nulla di particolare per cui questa cittadina ci potrebbe attrarre, però come dico sempre, con il giudizio non bisogna mai essere frettolosi. Come prima cosa andiamo alla ricerca di un benzinaio, l'ho messo anche sul navigatore, dovrebbe essere della Shell qua in fondo. Angurie come se non ci fosse un domani, e Google ci ha azzeccato. Allora qua per entrare come sempre non si capisce nada, ma noi facciamo questa cosa che non si può fare, ma ci proviamo. Voglio condividere una differenza rispetto all'Argentina. Guardate la precisione, addirittura ha messo qualcosa per proteggere il serbatoio quando ovviamente si toglie la pompa. Para mí è un placer. Obrigado. Não, eu tenho moto também. Ha la moto anche lui, quindi capisce la situazione. C'è una Shadow. Honda. Honda 600. Sta buono. Sta buono. Altra cosa importantissima, qua hanno 2 tipi di benzina, l'additivata e la normale. L'additivata sta a 6,60, la normale a 5,90. Parliamo quindi di 85 centesimi e di €1 e qualcosina. E nonostante la benzina costa poco, ci ha fatto anche un regalo perché andavamo in moto. La fantasia è particolare come il colore, però comunque queste cose fanno sempre molto piacere. Bon, Francesco è andato a chiedere ora un chip per il telefono, l'amico benzinaio ci ha detto di chiedere in farmacia perché può darsi che ce l'abbiano. Io e la Tenerona aspettiamo qua, sperando in buone notizie. Lo sta tornando, non credo ci siano buone notizie, ma vediamo. Quindi? La farmacista simpaticissima, però mi ha detto otra farmacia in centro. Cioè, me l'ha detto in portoghese ma ho capito, quindi andiamo in centro. Questa dovrebbe essere la strada che ci porta in centro. Mi vedete senza guanti è perché appena ripartiti, ma ci dobbiamo fermare a brevissimo, quindi chiedo scusa. Tu intanto guarda se vedi una farmacia. Farmacia Diana, andiamo a preguntare. Mentre parcheggiamo c'è un Babbo Natale a spasso, sta facendo le ultime compere. Fortunatissimi, farmacia chiusa, poi il ragazzo ci ha consigliato di là dalla piazza. Dovrebbe essere un'azienda Claro, quindi dall'esperienza che abbiamo potrebbe essere anche un'ottima soluzione. Bisogna fare il giro della piazza. Eccoci arrivati. Sono sotto un sole cocente, la temperatura non è altissima ma il sole è tremendo. Nel frattempo è passato un signore, mi ha lasciato il giornale da leggere per le feste di Natale, tutti gli aggiornamenti, la stagnazione, buone feste, felice 2025.
5. Comunque adesso mi farò una cultura, soprattutto lo leggerò per imparare qualcosina del portoghese, ragazzi. Lei è dura. Veloce aggiornamento molto interessante. Qua da Claro non possiamo fare il chip perché non abbiamo il documento brasiliano. Anche loro mi hanno consigliato di andare in una farmacia. Ho attraversato la piazza perché ce n'è un'altra rispetto a quella che avete appena visto chiusa, e sono tornato con 2 chip. Il problema qual è? È che non si capisce nulla, perlomeno non capiamo nulla di portoghese o quasi, ma che anche le farmaciste non ne capiscono nulla. Mi hanno detto prova, metti il chip, poi segui una procedura e ovviamente noi come sempre ci arrangeremo in qualche maniera, perlomeno speriamo. Ora vamos, perché sotto al sole non so se riuscite a vedere la mia maglietta, sto sudando come una iena. Qualsiasi cosa di colore nero è impossibile toccarla, Compresi noi. Ora ripartiamo, prendiamo un po' d'aria e come troviamo una situazione dove poterci fermare all'ombra proveremo ad attivarle. Vamos! Quindi il centro l'abbiamo visto, benzina l'abbiamo fatta e il chip ce l'abbiamo. Ora continuiamo la nostra strada che è abbastanza lunga per oggi. Possiamo dire che Panambi è una zona tranquilla, circa 35.000 abitanti, in gran parte di origini tedesche e italiane. Nel frattempo che eravamo fermi si è fermato un signore e mi ha detto: ah, siete italiani? Io ho una sorella che nel 92 si è trasferita in Germania, ora è architetto presso la prefettura di Monaco, e alle mie domande riguardo alla vita qui o in Europa lui mi ha risposto: non sono tutti fiori né da un lato né dall'altro, però resta il fatto che mia sorella non è più tornata. Pro e contro come in ogni aspetto della vita. Continuiamo sempre con l'intenzione di imparare meglio il portoghese, Che siamo 2 ignoranti pazzeschi. Mamma mia. Comunque appena superato un distributore, temperatura segnata 36 gradi, mentre quella percepita 96. Adesso 300 km tondi tondi, ovviamente non è un'autostrada, il tempo Google mi consiglia, perlomeno mi suggerisce 4 ore e 36, quindi capite benissimo che i limiti sono più bassi e che sicuramente la strada non sarà il massimo come manto stradale. Noi vi ripetiamo spesso che purtroppo sul portoghese non siamo ferrati. Qualcuno di voi si può allora domandare com'è che riuscite a comunicare con qualcuno magari che vi incrocia per strada. La verità è che bisogna ringraziarli, perché noi ci destreggiamo con qualche parola inserita che abbiamo imparato del portoghese, ma per la maggior parte della struttura del discorso e della frase utilizziamo lo spagnolo, e loro con infinita disponibilità, dato il fatto che qualche parola insomma si richiama, magari restano per quell'attimo in più un po' pensierosi e poi si destreggiano e ci rispondono: l'accoglienza è fin qui ottima. Questo perché nella maggior parte dei casi in cui abbiamo provato ad utilizzare l'inglese in questo angolo di Brasile, lontano dalle grandi città, per il momento non si può utilizzare. Le verdi colline di Rio Grande do Sul nel primo giorno d'estate, oggi 21 dicembre, solstizio d'estate qui in Brasile, che sarebbe gemellato col nostro 21 giugno, il mio compleanno. Ogni tanto Sara butta là la data del suo compleanno perché forse ha paura che con la vecchiaia poi non mi ricordi più. Niente regalo per quest'anno! Per quest'anno, ma vi voglio ricordare che anni fa in una ricerca nell'iPad di Francesco io trovai un certo bauletto, e siccome eravamo a ridosso del mio compleanno io pensai che lui avesse pensato di regalarmi un bauletto, cioè una borsa magari firmata, non so. Si rivelò essere un bauletto per la moto. Vabbè, da Versailles al Brasile un attimo. Cioè ragazzi, mi capite? Borsa firmata, l'inutilità. L'inutilità un corno, sarebbero essenziali nell'altra vita, in una prossima. Invece parliamo di cose concrete, a Krapovic, oppure bauletto per la moto, che ne so, qualche accessorio. Queste sono cose fondamentali, utili per il viaggio, per questa vita. Se non ci fossi io a portarla sulla retta via, forse sarei finita a Versailles. Fortuna, guarda, fortuna. Aiutatemi sotto nei commenti, dite il vostro punto di vista e siate sinceri. Guarda, alza gli occhi, guarda dove ti porto, in Brasile, nella patria dei perizomi. Questo è parlare. Adesso io vedo mezzi agricoli per il momento, ma d'altronde siamo nel fertile sul. Animais,
Quando arriveremo alla playa, là sì che c'è fertilità, quella sì. Là sì che mi manderebbe a Versailles. Ricordo una delle prime frasi che abbiamo imparato in portoghese: olece fica de fora, quasi che mi ero ruttato sull'avambraccio. Però per chi ora userà parole poco carine nei miei confronti, ma che ci sei andata a fare, ma resta a casa, e anche per tutti quelli che riprendono Francesco quando mi chiama con un nome comune di animale, rosa, col naso abbastanza pronunciato e 2 forellini, ragazzi, si scherza, cioè un fondo di verità c'è sempre, ma si scherza. It's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old lives.